Dopo questa prima settimana di quarantena, insieme a un pool di esperti con cui ho collaborato questi giorni, mi sento di tracciare un primo bilancio. Il dato incontrovertibile è che se siamo abbastanza rotti il cazzo. Non parlo di me, io ormai cambio umore ogni 15 secondi. Bella sta quarantena, dai, alla fine ti rilassi. Non ce la faccio più, mi ho rotto il cazzo porco due. Oh, metti su Storia che c'è un documentario interessantissimo su come si lavano i fanoni le balene. Basta, non ce la faccio più. No, io parlo di un dato scientifico misurato a partire da 3 termometri sociali. Il telefono. Tra i drammi di questa quarantena c'è il ritorno in auge di un morbo che credevamo debellato, le telefonate, tutti chiamano, video chiamano, quando sta il telefono, e tu c'è che scusa, devi rispondere perché che cazzo stai a fare? O stai a guardare la TV o stai a cucinare la 50ª crostata al cardamomo come nonna papera. Nel caso mio 990 di queste 1000 telefonate al giorno sono dell'amico mio che chiameremo Pendeco, un po' per tutelare la sua privacy, un po' perché dentro Narcos mi pare che significa tipo coglione. Pendeco sta evidentemente a sbroccare, gli hanno chiuso, il bardo lavorava, la palestra, la piscina, ma pure Villa Gordiani tornava a correre. Chiaramente eravamo tutti convinti di trovarlo al terzo giorno di quarantena riverso a San Basilio a cercare sostanze, ma invece regge botta, però chiamo 800 volte al giorno in uno stato di evidente agitazione per dirmi quanto stanno male gli altri amici nostri, perché come certe specie di mammiferi lui manca di quella particolare dote che è la consapevolezza di sé. Stamattina ho sentito Giorgetto, io te lo dico, sta male, sta scoppiando Giorgetto, io l'ho visto malissimo, sta tutto agitato, corre dentro casa col piumino pure se fanno 21 gradi, sta fuori di senno, mi pare in antilope, mi pare, te lo dico, solo giochiamo Giorgetto. I social. I meme non fanno più ridere. Se tutta la roba di Sanremo con Morgan e Buco ci sembrava che stava andando un po' lunga, mo le battute sul fatto che andammo a portare fuori il cane o mangiamo tanto, mi pare che ormai già ci stavamo dentro Super Vicky nel 1985. Il cane ha pisciato 66 volte oggi. La polemica politica che infiamma gli animi su Facebook è se ancora ci commuove la gente che canta dal balcone o se già si siamo rotti il cazzo. Mi pare che ora dopo ora cresce la curva di quelli che si sono rotti il cazzo. La strada. Per strada ormai andiamo solo a fare la fila. Al supermercato qua sotto la fila ormai esce dal parcheggio, arriva dall'altra parte della strada, si interseca con la fila del fruttarolo, quindi ormai quando arriva un vecchio non chiede più scusa chi è l'ultimo, chiede proprio scusa questa è la fila del supermercato. Ho detto vecchio perché comunque in strada ormai ci stanno solo i vecchi. Sono 15 giorni che tutti si inventano qualsiasi cazzata per far stare i giovani irresponsabili bastardi untori dentro casa, ma il risultato è che poi i vecchi dominano le strade come i grandi rettili del Mezzogiorno. Infatti oggi in fila c'è sta un'altra signora estremamente vecchia, discute con una tutta bardata che parevamo invisibile. La donna invisibile sta dicendo cose rassicuranti del buon cuore, tipo mio figlio c'ha 2 anni, ma gliel'ho detto, appena finisce lo porto al parco. E la vecchia con la saggezza dei suoi 739 anni si sintonizza benissimo sul tono della conversazione. Ah, ma questa non finisce, questa mo rimane così. La donna invisibile ribatte, vabbè signora finirà, magari in altri 2 mesi. Non finisce, chi è guarito si riammala, non finisce sta cosa. Alla fine piangono tutte e due, ma piange di più la vecchia che ripete, non voglio morire, non voglio morire. Signora, però manca a fare così, stavamo a fare la spesa, se no se andavamo a buttare il ponte da Riccia. Anzi, manco ci potevamo andare perché sta fuori dal comune, serve la certificazione per di quelli da Riccia. Ovviamente parlando dei vecchi in fila, un po' davanti a me ci sta comunque mio padre, ma quella è una certezza perché se rompe il cazzo a sta a casa va a fare la spesa 14 volte al giorno, a tutte le ore. Quando mi affaccio dalla finestra ci sta mio padre in fila. Gli chiedo, oh, ma è la quinta volta oggi che va a fare la spesa, ma che cazzo devi comprare? Era finito lo sciroppo d'anice a casa. Mo' per sto video se lo bevono io sarò figlio coraggio, infame che ha fatto carcere al padre. Vabbè, questo è tutto, comunque pare che ne usciremo. Se andrà tutto bene non lo so, dipende se per bene si intende a un passo per TSO e sommersi dei buffi perché mi sa che un sacco di gente la cassa integrazione è stata in faccia. Ma comunque ne usciremo. Come compito a casa sta settimana dobbiamo soltanto scegliere se averci l'ansia che sta quarantena continua e ci mangia tutta la primavera o se invece averci l'ansia che finisce e ci tocca tornare a fare i conti con le vite nostre che comunque stavano già belle impicciate pure prima del coronavirus.